Benvenuti, benvenute ancora una volta con Tiranno Matto nella rubrica Riscopriamolo, in cui presento titoli di varia natura. Nello specifico il martedì strategico vedrà protagonisti in questa rubrica dei titoli che sono un po' passati in sordina, sottovalutati. Dritto al sodo oggi con Songs of Conquest, un piccolo Heroes of Might and Magic-like sviluppato dall'indie group Lava Potion. Io credo che sia fondamentalmente una lettera d'amore per il genere, con una chiave di lettura e un art direction particolari. Nota di merito: è stato rilasciato subito con la localizzazione italiana, cosa che evidentemente costa troppo ai grandi publisher, ma agli indie group no. Provocazioni a parte, avremo diverse modalità, dalle mappe di conquista alle mappe sfida, fino alle mappe casuali, oltre che la campagna narrativa. È presente una campagna per ognuna delle 4 fazioni principali, al momento sono 5 considerata quella del DLC. Ogni campagna è divisa in 4 atti di sfide e non ne mancano di achievement su questo gioco, non solo in campagna. Controllate la pagina di Steam per avere un'idea più precisa. Colgo l'occasione per ricordare anche ai nostri amici consolari che potete trovare sia il gioco che gli achievement e tutto il resto su Xbox e PlayStation Store. È completamente compatibile anche con lo Steam Deck, quindi a prescindere io penso che questo prodotto finale valga veramente quei pochi soldini che vengono richiesti. Offre tantissimo divertimento per un basso prezzo, con un'accessibilità incredibile e dei tutorial fatti veramente ad hoc. Io credo con fermezza nel supportare gli sviluppatori indie, soprattutto quelli che hanno rispetto per il mercato italiano. Questo connubio di strategia e gioco di ruolo, che ha appunto le sue radici nella formula Heroes of Might and Magic, fornisce un'esperienza sia narrativa sia sandbox molto vasta, e tale esperienza è accompagnata da un'interfaccia veramente curata, come potete vedere, che spiega nel dettaglio tutte le meccaniche di gioco affinché la nostra esperienza possa essere vissuta in serenità. Lascio tutte le considerazioni di merito a un altro video, anche perché non l'ho giocata tutta e sarebbe sbagliato fare una recensione, una prima impressione su qualcosa che non ho provato a fondo. Voglio scoprire con voi tutti i piccoli segreti e particolarità di questo strategico che si ispira ai grandi classici. Ultime note conclusive a questa introduzione prima di sperimentare il gameplay assieme a voi di nuovo, perché l'avevo già giocato, avevo anche seguito l'Early Access. Vorrei far notare una cosa molto carina. Assieme a tutte queste bellissime informazioni sul mondo, sulle meccaniche, hanno sviluppato anche un editor di mappe, regalando alla community la possibilità non di moddare al 100%, ma di personalizzare il più possibile l'esperienza di gioco su Songs of Conquest. Magari vi sbizzarrirete creando la vostra magica mappa fantasy perfetta, creando il vostro mondo e la vostra narrazione. Ed eccoci dunque qui per provare in modalità conquista Song of Conquest, ovviamente, con una mappa casuale, con obiettivi più o meno casuali ad eliminazione per la vittoria definitiva, ma con una serie di missioni che appunto verranno generate appositamente per questa mappa. Ho già iniziato a impostare tutto. Volevo giocare la fazione di Lot, i negromanti, la necropoli, ecco. E scegliamo un attimino il branditore, l'eroe, che si chiamano così, su Song of Conquest. Ho già scelto per l'IA, affronteremo gli umani, divisi in 2 fazioni, quella più medievale e quella un pochino più tecnologica, e i rana, che sono gli uomini lucertola, anfibi, eccetera, con i draghi. Noi invece faremo i non mortoni, maledettoni. Allora, ci sono un sacco di branditori e come potete vedere già da qui si vedono le statistiche, che sono molto importanti, le truppe iniziali, l'abilità e la specializzazione. Per esempio, lui sembra molto forte. Iniziamo con un negromante, 5 giurati che sono degli scheletri, resistenza agli attacchi a distanza, altrimenti abbiamo Merkot, più 20 alla statistica attacco corpo a corpo delle truppe non morto. Iniziamo con dei costrutti addirittura. Abbiamo Wiesh il ritornato con 2 spettri e 5 cultisti, è un mago, infatti magia dell'ordine con essenza arcana.
Ambertina, prosciuga essenza, inizia con dei tossicologi che sono unità a distanza, e degli ossostrutti, che sono dei costrutti d'ossa, e essenza della distruzione. Fratello Illar, scaltrezza, infiniti ratti, più uno alla statistica di punti vita ai ratti e ai ratti appestati. Dottoressa Margiatta, 3 cultisti, studiosi aureliani, tossicologi, magia arcana, potenzia danno, incantesimo aumentato. Il barone Aldous di Lotti inizia con cultisti, giurati, abilità addestramento ed essenza dell'ordine. Magnolia, Silverlink, con l'abilità delle tasse, ci piacciono i soldi, più una statistica e punti in movimento delle truppe. Oppure Roderick di Lolt con una valanga di tossicologi e statistica di difesa aumentata. Vediamo. Negromanti e giurati o costrutti? Ma io direi di andare con Mercot, che è molto tirannico matto. Andiamo, dai. Ecco la schermata di caricamento. E siamo in gioco. È uno stile grafico che può non piacere. Io, per esempio, non sono un grande amante della pixel art in genere, però il dettaglio incredibile di questo stile è che rende moltissimo, vedete, soprattutto in fasi avanzate della partita, e il genere aveva bisogno di qualcosa così, un titolo che osasse, ed osa in tantissimi ambiti rispetto a un classico Heroes of Might and Magic-like, un RPG strategico a turni. Abbiamo l'oro come risorsa, la pietra, il legname, la seta luce, l'ambra antica e il metallo celeste. Queste sono le risorse, dalla più copiosa, che sarà sempre l'oro, che ci viene generato passivamente, fino alle altre. Vedete, questa è la scheda in alto a sinistra del branditore. Ci dice quanto ci possiamo muovere per round, per turno. Abbiamo il nostro esercito, che possiamo aumentare gli slot d'esercito fino a un massimo di 3, 4, 5, 6, 7, forse anche di più, non mi ricordo precisamente, è un episodio di riscoperta del resto. Questi sono gli incantesimi. Il branditore è l'unico che può lanciare gli incantesimi in battaglia. Bello che ci sia un tutorial esteso. Le fonti di essenza, che è il mana praticamente. Le truppe sono la tua fonte più importante di essenza, quindi a seconda del tipo di truppa abbiamo anche determinati livelli di essenza. Abbiamo anche una barra di azione rapida in cui possiamo mettere gli incantesimi. Quindi le truppe generano essenze ogni volta che svolgono un turno. Ogni tipo di truppa possiede un set unico di essenze. Il tuo branditore genera essenza all'inizio della battaglia e all'inizio di ogni nuovo round di battaglia, perché non è solo a turni la parte strategica, ma anche quella tattica di combattimento. La quantità di essenza accumulata determinerà quali incantesimi puoi lanciare durante il turno. Puoi accedere a informazioni dettagliate sull'accumulo di essenza navigando sulla rispettiva sfera dell'essenza nel libro degli incantesimi. Tipo di truppa gioca un ruolo fondamentale per l'essenza. Una truppa con 3 unità di miliziani ti conferirà più 1 essenza dell'ordine, per esempio, ogni volta che è il loro turno. Possiamo dividerla in 3 truppe, ognuna delle quali contiene un'unità prima della prossima battaglia. In questo modo si ottiene essenza da ognuno di loro. E è importante quindi il cap di unità di un esercito, perché possiamo, per esempio, invece che avere un gruppo già di 30 elementi, farne per esempio 2 da 15, ecco, e avere più essenza. Gli incantesimi possono diventare più potenti raggiungendo alti livelli di incantesimo, ottenendo abilità essenza. Per esempio, per lanciare incantesimi del caos di livello 2 avrai bisogno dell'abilità Chaos 2, quindi abilità talento del personaggio del branditore. Esistono principalmente 2 tipi di durata per gli incantesimi: round, tutte le volte che in battaglia passa un round, e turni truppa, si conta il numero di volte che la truppa colpita dall'effetto completa il suo turno. Nel caso di un incantesimo difensivo la durata è estesa fino all'inizio del turno successivo. Ok, in questo caso le nostre truppe generano 3 di distruzione e 1 di ordine, e noi conosciamo tutti gli incantesimi, ma non possiamo effettivamente usarli, perché vedete, serve per esempio questo 4 di distruzione e via dicendo. Ok, la scheda del branditore.
Qui abbiamo le abilità, abbiamo le sue statistiche e gli oggetti con eventuali poteri che possono derivare da oggetti o da abilità. Perfetto. Queste sono le nostre unità, possiamo scioglierle oppure no. Se mettiamo il mouse sopra, vedete che c'è l'over pop-up che non possiamo bloccare purtroppo, però possiamo sempre fare così nel caso. Tutorial e glossario, andiamo in glossario, andiamo a vedere, noi abbiamo dei giurati, eccoli, questa è la scheda vera e propria con anche il livello successivo, infatti vedete, forniscono ordine e distruzione come essenza. Ok, direi che possiamo passare alle costruzioni e alla città. Sì. Allora, noi abbiamo un insediamento. La differenza dagli altri Heroes of Might and Magic like qui è che possiamo fare direttamente tutto da questa schermata invece di doverne aprire un'altra separata. Possiamo potenziarlo, possiamo gestirne le difese o reclutare dei branditori, quindi altri eroi. Però in questo momento abbiamo il K1, ok? Qui abbiamo le costruzioni, che all'inizio sembra un po' macchinoso capire dove sono, ma ci sono dei siti attorno all'insediamento in cui possiamo costruire tutti gli edifici che sono divisi in piccoli, medi e grandi e dipendono anche dal livello dell'insediamento, perché l'insediamento metterà fondamenta per i tipi di edifici mano a mano che lo aumenteremo di livello. Ogni edificio ha degli effetti, per esempio il podere ci darà dei soldi per turno, io direi di partire dal podere qui e possiamo costruire per il momento solo un edificio alla volta. Ok, possiamo dire al nostro bel tiranno pazzissimo mattissimo di andare a recuperare un po' di legna che abbiamo consumato. Vedete, stiamo usando i punti movimento per andare ad interagire con gli oggetti in mappa. Possiamo fare lo stesso anche con questa pietra, così, perfetto. Qui c'è un esercito neutrale a difendere quest'area. Livello di minaccia interessante, sono da 6 a 10 Uscarli e da 11 a 25 Lit. Considerato che abbiamo pochissime truppe, non conviene provare ad affrontarli per prendere quella seta luce, vedete che c'è il simbolino pixeloso della seta luce. Però possiamo continuare a muoverci per andare per esempio nei punti di interesse. Qui ce ne sono diversi, c'è un fabbro, la catasta di legna e un faro caduto, il faro caduto. Abbiamo finito completamente i punti di movimento. Però possiamo potenziare, vedete questo turno, al livello successivo il nostro insediamento. E già si sono sbloccati nuovi slot, fra cui uno medio. Altra cosa molto interessante da andare a controllare sono le ricerche. È una novità particolare in questo tipo di strategico, non tutti utilizzano un sistema del genere e mi piace vederlo integrato per bene all'interno del gioco. Il menu di ricerca fornisce una panoramica. Non solo dovrai realizzare la costruzione di ricerca che hai scelto, ma dovrai anche acquistare tipi di ricerca specifici che vuoi avere. Inoltre dovrai difendere la costruzione in modo che la ricerca possa durare ed essere efficiente. Le ricerche non sono più disponibili, vengono messe in pausa se la costruzione di ricerca collegata a quella ricerca viene saccheggiata o rasa al suolo. La ricerca torna di nuovo disponibile quando la costruzione di ricerca viene riparata o ricostruita. Quindi noi avremo bisogno per ricercare o un foro dei non visti o la biblioteca di Aurelia. Vedete, cambiano tantissime cose. Questa fazione è a metà umana, metà non morta. Sono umani che usano il potere dei morti essenzialmente. C'è tantissima lore interessante in Song of Conquest. Vi ho fatto vedere quante campagne narrative sono presenti. Ma bando alle ciance, non dovremmo avere altro. Passiamo il turno. Ok, vedete, abbiamo costruito il podere. Possiamo già andare e vedere cosa si può fare come costruzione media. Potremmo creare un edificio per reclutare ogni turno dei cultisti, ogni turno nel senso che quando è costruito l'edificio
avremo una generazione costante di, tra virgolette, popolazione di un tipo di unità, come in qualsiasi Heroes of Might and Magic like. In Heroes 3, per esempio, vi faccio l'esempio più classico, ogni settimana si ripristinano le popolazioni degli insediamenti e quindi le unità. Qui, se non erro, è ogni round, quindi ogni turno, c'è anche scritto. Possiamo costruire un mausoleo? No, perché serve una cripta. Possiamo costruire un mercato e provare a commerciare. Possiamo tornare alla costruzione piccola, vedete? E costruire una cripta. 1200 monete, 2 di pietra e 2 di legna. Ci sono anche le torrette, che servono per posizionare guarnigioni e armi d'assedio difensive. Falegnameria per la generazione di legno, la cava di pietra per la generazione di pietra, podere abbiamo già detto, e gli edifici base. C'è anche il punto d'adunata che ci serve per acquistare truppe da altri villaggi e insediamenti nel tuo reame. Proviamo a costruire la cripta, no? Così intanto iniziamo a generare un po' di truppe e spostiamo il branditore dal fabbro. Ti dona il suo lavoro. Abbiamo una picca, vedete? Picca della palude. Cerca il nido di un granchio di palude. Addentrati al suo interno e ritorna con una delle sue chele come punta della tua picca. Questo è il rito di passaggio della nostra tribù. Se non farai ritorno sapremo qual è stato il tuo destino. Shorak Ktar, sciamano del clan delle vite blu. Saranno probabilmente dei rana. +6 alla statistica d'attacco. Ci sono anche i set, vedete? Parte di un set. Il marsh dà e il marsh prende. La palude dà e la palude prende. Ci saranno anche i bonus. Il set dà essenza. Praticamente andiamo a potenziare la nostra magia. Continuiamo a muoverci, andiamo anche qui al faro. Non c'è traccia del potere che un tempo conteneva, ma ora si erge alto alla vista di tutti e ci dà visione su tutta l'area. Vedete che è pieno di punti di interesse? Io non ho assolutamente idea di tipo il 70% di tutto questo, perché di cosa possono offrirci, perché ho giocato poco purtroppo a Song of Conquest e voglio rimediare già da oggi. Le spore non ho letto. Già visitato. +1 alla statistica danno, +1 alla statistica movimento, -25 alla difesa, durata per una battaglia. Andiamo a prendere questi. Cosa sono? Un porta-armature, fonte di potere, uno scudo triangolare. Abbiamo ottenuto anche uno scudo. Però, giustamente, otteniamo lo scudo che fa parte di un altro set, otteniamo la picca. Non possiamo tenere entrambi perché la picca è a 2 mani, visto? Ok. Beh, non c'è altro da fare, passiamo il turno. Abbiamo costruito la nostra cripta, possiamo rivenderla addirittura o potenziarla con dell'ambra antica per avere il livello 2 dell'edificio eccetera. Allora, ci serviranno queste risorse avanzate per costruire di più. Direi che al momento l'unica cosa che possiamo fare è costruire un santuario di Aurelia per avere i negromanti a una certa, giusto? Studioso aureliano e cultisti. Ok, quindi in questo edificio avremo accesso a 2 unità. I cultisti, andiamo a vedere subito, lo metto in coda, ma apriamo il glossario, andiamo a vedere. Allora, i cultisti diventano cantagiuri. I giuramenti vengono cantati e pronunciati, sono dei supporti. Stato umano musicista. Musicista è una definizione per alcuni tipi di unità, come appunto menestrelli, trovatori. Sono i supporti, sono i bardi. Vediamo se ci sono per tutti. Non credo che ci siano. Ah no, c'è, infatti, musicanti l'avevo, ecco. Per esempio a Baria usano le cornamuso a vapore, bello, capito? Vediamo cosa c'è per loro. Gli sciamani? No. Forse i rana non hanno i musicanti? Tremori? No, eccolo, ce l'hanno. Però è un'unità mostruosa senza un power up. Carina come idea. I Vanir, che sono i vichinghi, praticamente dovrebbero avercelo, no? È lui. Il Licht è un follettino. Perfetto. Non ci sono ancora tantissime fazioni, no? Sono 1, 2, 3, 4.
5, sono 5 perché i Vanir sono un DLC. Però continuano a lavorare a questo gioco e ci sono una serie di cose che mi fanno pensare veramente che sia promettente. Lo stile grafico fuori dal pixel art, lui come possiamo vedere qua nel tutorial e glossario, nelle schede, a me piace un sacco, è pulitissimo, è dinamico, è fresco, è moderno e non è neanche troppo pesante. Hanno fatto bene a livello stilistico a puntare sul pixel art, anche perché è una forma diversa di investimento nell'art direction ed è unico, c'è un bel flavor speciale tutto sommato e mi sto perdendo in chiacchiere senza giocare, che non è mai una cosa giusta e buona. Il pesante coperchio viene lentamente spinto di lato e il metto turbante è 4 di ambra antica. Non male per l'ambra antica, guardate quanto ci muoviamo questo turno, incredibile. Abbiamo trovato un elmetto che ci dà più 6 alla statistica di difesa. Gli oggetti hanno anche dei tier, no? Vedete? Questo è comune, è bianco. Questo è non comune, è verde, questo è raro, è blu, e suppongo ci saranno anche viola e leggendario arancione, se si segue quella linea lì. Vabbè, passiamo il turno, va. Qui ancora sta costruendo perché l'edificio è troppo grande per i suoi gusti. Andiamo a raccattare tutti gli oggetti possibili. Abbiamo trovato anche un pugnale grande, perfetto. E non abbiamo più movimento. Vediamo il pugnale cosa fa. Più 2 alla statistica d'attacco, possiamo fare così. Un po' di difesa, un po' di attacco, perfetto. Non abbiamo ancora combattuto, è vero, è verissimo, perché vorrei reclutare. E per reclutare devo sicuramente, se non ricordo male, portare il nostro branditore a qua. Adesso ci andiamo. Recluta truppe, perfetto, vedete? Possiamo anche difendere l'insediamento mettendo il branditore all'interno dell'insediamento, molto classico. Reclutiamo le truppe. Ecco, queste sono quelle disponibili. Al momento non possiamo reclutare i Giambagigi, Necrogigi, però possiamo reclutare intanto degli scheletronzi e i cultisti. Vedete, abbiamo un buon esercito adesso. Non fantastico, ma sicuramente di un certo spessore. Cosa potremmo mettere? Una cava, perché siamo veramente senza pietra. Mettiamo a costruire una cava. Interessante questa meccanica di costruire attorno ai nostri insediamenti gli edifici delle risorse. Perché dico interessante? Perché in Heroes of Might and Magic, che prendo sempre ad esempio, abbiate pietà, generalmente ci sono delle postazioni che ci permettono ogni turno di fare delle risorse e che bisogna conquistare. Qui c'è un comandante morto, fonte di ricchezza. Un antico artefatto viene rinvenuto sul suo corpo, o un giaco di pelle che ci dà altre statistiche, o dei soldini. Io andrei per i soldini, tanto non stiamo combattendo. Pietra miliare aureliana. Ti indica la via, più 2 alla statistica di movimento, perfetto. Qui c'è un altro oggetto, delle urne antiche, allora le andiamo a prendere. Cosa ti dice? Qui seta luce o oro, io andrei per la seta luce che non ne abbiamo assolutamente ed è molto rara al momento. E proseguiamo. Mentre proseguiamo andiamo a vedere quanto ci serve. Ci servono parecchie risorse in realtà. Non possiamo ancora reclutare un altro branditore, purtroppo. Quindi passiamo il turno. E continuiamo la nostra avventura. Vecchio accampamento. Ma io prenderei dei cultisti. Così abbiamo 14 cultisti. Qua possiamo... No, non c'è nessun percorso, quindi torna indietro. Sì, ci tocca tornare indietro. E torniamo fino a casa, proprio, per reclutare. Reclutiamo altre truppe, che il tempo passa e adesso abbiamo raggiunto il limite di truppe. Ora, abbiamo aumentato un pochino i nostri livelli qui, ma non possiamo ancora lanciare nessun incantesimo, che siamo dei guerrieri. Santuario dimenticato, andiamo al santuario. Abbiamo raggiunto il livello 2 e possiamo scegliere un talento, un'abilità.
Sblocca l'abilità di portare 4 truppe con te nel tuo esercito. Il tuo branditore ottiene +1 alla statistica punti movimento, +2 senza arcana. Io prenderei ovviamente la scelta dello slot in più, che non significa assolutamente in questo caso poter reclutare per esempio gli studiosi, perché ci serve del metallo celeste che non abbiamo assolutamente. Però intanto possiamo vedere se magari conviene investire seta luce nella produzione di pietra. Oro assolutamente no, ne abbiamo abbastanza. Io direi di investire nella produzione di pietra. Ma no, dai, salviamoci la pietra luce, la seta luce, scusate, la pietra luce no, è un'altra cosa, la seta luce, prendiamo il legno e la pietra normale. Piccolo lapsus. Calderone ribollente, fonte di ricchezza. Qui abbiamo da affrontare una combriccola di Vanir, è rischioso perché sono tanti, e qui un branco di truppe della baronia di Lot, che potremmo già affrontare. Così proviamo la battaglia manuale, che potremmo addirittura anche decidere di fare come rapida automatica. La cosa carina è che prima di entrare in battaglia possiamo decidere come schierare le nostre truppe. Lui automaticamente metterà un po' nella posizione favorita tutto quanto. Per esempio i cultisti li ha messi su un'altura, adesso vi spiegherò meglio perché. Non è una super altura, è un pelo più in rialzo, ma ci sono vari livelli. Vedete, in questo caso io posso, è il turno dell'osso strutto, del costrutto. Qui in basso indica la turnazione. Noi siamo di colore rosso e infatti le nostre pedine delle nostre unità sono rosse, questi sono neutrali e quindi sono grigie. Dall'altra parte ci sono delle legioni e degli spettri. Allora, ogni unità ha le sue caratteristiche uniche. Io in questo momento voglio spostare qui il nostro strutto sul promontorio e dirgli va bene, perfetto. Gli incantesimi, come potete vedere con il tasto V o con questo bellissimo pulsantone, potremo aprire il nostro libro degli incantesimi, non possiamo lanciare assolutamente nulla, però intanto ho spostato quelle unità e i nostri scheledronzi hanno già messo subito l'essenza una volta che è partito il turno. Eccoci qua, ci mettiamo tutti quanti su delle alture e non possiamo fare altro al momento. Non abbiamo punti, non abbiamo essenze e quindi aspettiamo che si muovano loro. Ci hanno attaccato, ci hanno fatto 6 morti e hanno perso un'unità. Perfetto, adesso dovremmo avere un minimo di essenza. Aggressione, la truppa alleata colpita riceve +10 la statistica d'attacco corpo a corpo e quella a distanza. E io direi di buffare l'osso strutto e andare ad attaccare gli spettri. Tutte le volte che un'unità viene attaccata, a meno che non viene specificato altrimenti, contrattacca almeno una volta per turno. Mettendo il mouse sull'unità nemica, vedete che già possiamo pop-uppare, ecco, la previsione. Salta fuori il pop-uppino e ci dice 36 di attacco contro 19 di difesa. Ci fa una previsione del tiro e delle perdite che saranno subite dal nemico. E noi attacchiamo perché non abbiamo altro da fare. Abbiamo perso anche un osso strutto. Protezione. Aumentiamo la difesa dei nostri scheletri e attacchiamo la legione che ci sta massacrando. Ci ha completamente spaccato, però noi in compenso possiamo spaccare quest'altro. Abbiamo distruggi essenza, la truppa nemica colpita, meno essenza. Non credo sia utilissimo in questo momento, quindi diamo un buff di aggressione ai nostri cultisti che mandiamo contro quest'unità che è addirittura intimidita dalla potenza dei cultisti. Sarà molto difficile batterlo questo. E infatti abbiamo perso, ci ha shottato tutto. Perché evidentemente le legioni, che sono delle unità di tier massimo, sono troppo forti. Quindi cosa succede? Noi perdiamo tutto il bottino e perdiamo il branditore.
il bottino rimane lì sotto. Quindi quello che possiamo fare è reclutare un nuovo branditore o rianimare, non in questo turno, il prossimo, il buon Mercot. Possiamo in questo caso... non possiamo fare niente perché è in recupero, quindi siamo senza branditore essenzialmente. Passiamo un turno, possiamo reclutarlo, rianimarlo questo turno, lo rianimiamo, è senza unità ovviamente. Di solito non lo faccio, però a sto giro ho preferito fare così, ho ricaricato, ho aspettato un paio di turni, ho reclutato un pochino più di unità per prepararmi a uno scontro al quale evidentemente non si era preparati prima, quindi proviamo di nuovo. Ecco, questo sarà impegnativo, sì, lo sappiamo, però abbiamo più unità, ecco. Proviamo a metterci così. Avanziamo un pochino, ma non troppo. Intanto accumuliamo, vedete? Abbiamo anche la gloria perduta, che aumenta la potenza dei danni da incantesimo. Cantando, vedete? E vengono subito targettati. Non che noi si abbia chissà quali incantesimi da usare, però in questo caso, cantando, hanno preso l'aggro dell'IA, che è venuta subito, si è esposta. Abbiamo preso un sacco di pacche pazzesche. Allora, mettiamo il bonus di aggressione e andiamo, ci prendiamo un attacco d'opportunità, però andiamo a prendere un pochino di aggro dalla legione impazzitissima. Essenza della forza, la truppa alleata colpita riceve. Vediamo, andiamo a questa unità, perfetto. L'abbiamo buffata. Ha preso un sacco di danni, ma abbiamo sconfitto lo spettro. Adesso non resta che provare a... È una grossa prova ad attaccare così. E invece ce l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo fatto un po' di esperienza. Redivivi che servono ancora una volta. Potremmo sbloccare dei redivivi. Allora, facciamo così. Sciogliamo una truppa da 4 e prendiamo i redivivi. Eccoli, così abbiamo anche degli zombie, che sono praticamente gli zombie. Qui cosa abbiamo? Portale ad arco, un altro combattimento, oppure potremmo andare a sud. Qui non c'è altro. Allora, passiamo su da qua. Andiamo poi a prendere questa roba. Intanto vediamo, possiamo potenziare l'insediamento finalmente. Eccoci qua. Non abbiamo risorse per gli edifici grandi, però potremmo pensare di costruire... Che cosa? Un mercato come medio o una falegnameria? Perché potremmo anche costruire in uno slot medio un edificio più piccolo, ovviamente. Ci serve il legno. Vedete che ce lo dice, la dimensione della costruzione è più piccola del sito di costruzione. Potremmo investire per il momento in una falegnameria. Passiamo il turno. E andiamo avanti. 400 monete. Qui cosa c'è? Dei prigionieri. Dei giurati o dell'esperienza. Quant'è il limite di giurati che possiamo avere? 40? Li prendiamo allora. Dovrebbero essere 40, credo, Non ne sono sicuro. Sono 20 cultisti? O è infinito il limite? Mi sto confondendo. Mi sa che è infinito, però diventa... A 20 diventa... Abilità gloria perduta. Fatemi un attimo ricontrollare. Odio non sapere queste cose. Le truppe. No, dovrebbero essere 20.
Allora, la truppa è rappresentata da un ritratto e due numeri. Il primo numero indica la dimensione della truppa, cioè il numero di unità che attualmente compone la truppa. Il secondo è la dimensione massima, cioè il numero massimo di unità che la truppa può contenere. I potenti possiedono una dimensione massima inferiore. Ok, quindi è bilanciato. Ok, me lo ricordavo bene, non è come su Heroes che si possono avere infiniti elementi, unità all'interno di una truppa, ecco. Abbiamo salvato e andiamo avanti. Prendiamo dell'oro. Prigionieri, non possiamo prendere altri cultisti, prendiamo dell'esperienza. Possiamo sbloccare il comando avanzato, statistica danno, punti movimento. Direi comando avanzato, guarda che roba. Corpo a corpo, addestramento. Comando. Io aumento il comando perché ci piace, tanta roba. E ho sbagliato perché sono andato su ma dovevo scendere, va benissimo. Cosa possiamo costruire? Assolutamente nulla perché ci mancano tutte le risorse. Avrei voluto costruire la biblioteca, però ci mancano dei fili. Branditori. Oh, possiamo reclutare un altro branditore, però. Coral ci piace. Reclutiamolo. E il signor Coral, bello anche il suo art design, ci prenderà dei redivivi e dei cultisti. Magicissimo. No, non lo mandiamo contro questi Uscarli, assolutamente. Lo dovremmo mandare a fare un'esplorazione da un'altra parte. Però bisogna capire dove, perché non ha tante unità. Per questo turno rimane fermo. Non abbiamo ancora incontrato un nemico, ma sono abbastanza positivo che arriveranno a un certo punto. Giusto, cosa che non vi avevo specificato, per velocizzare possiamo anche fare doppio clic, così. E si teletrasporta, ciccia direttamente lì. Una vera sfida, niente, Coral, mi dispiace. Devi andare da un'altra parte. Passiamo il turno, iniziamo a velocizzare un pochino. Funghi giganti. Abbiamo preso. Non c'è altro che ci può aiutare. Possiamo continuare ad andare giù di qua. Il nostro buon pazzo pazzissimo lo possiamo mandare ad attaccare questa combriccola Vanir. Battaglia manuale. Belle anche le mappe di battaglia, tutte particolari. Questa proprio degli elementi un po' nordici, rovine, cose. Però allo stesso tempo, vedete, la flora, ecco, non mi veniva, la flora è più un po' tropicale, no? Però ci sono tutte queste cose celtiche, molto peculiare come scelte di design. Io non vorrei perdere i costrutti. I redivivi invece li mandiamo avantissimo. E anche i giurati. Aumentiamo la potenza degli incantesimi con la gloria perduta, perdutissima. Che botta pazzesca che hanno dato gli scheletronzia. E li buffiamo anche perché è giusto così. Questi sono terribili. Sarebbe meglio evitare di farsi beccare. Possiamo buffare un altro po'. Aumentiamo l'essenza, vai. Svantaggio di terreno. E il contrattacco ci ha fatto 2 danni. Va bene. Potenziamo l'incantesimo. Vediamo quanti giurati continuano a menare. Menano parecchio. Arrivano. Urca, non abbiamo contrattaccato. Ma mandiamo avanti gli zombie che si beccano un bel danno. Cos'altro possiamo fare? Li buffiamo di nuovo. E attacchiamo. Attacchiamo con tutto. Tranne che con l'osso strutto, che non può, non ci arriva. I redivivi sono stati shottati, ma si prendono e tankano completamente il contrattacco, mentre con gli altri sistemiamo in maniera praticamente definitiva il nemico. Eccolo qua. Eccoci. Truppe perse, un bel resoconto, non abbiamo assolutamente recuperato nessuna unità, però possiamo andare avanti il prossimo turno.
E con l'altro Branded Horse abbiamo già fatto, passiamo. Andiamo a recuperare 6 giurati o dell'oro. Io prenderei i giurati. 6 cultisti o dell'esperienza. Prenderei i cultisti. Abbiamo preso un sacco di risorse qui attorno. Perfettissimamente, bellissimo. Falcione. Assolutamente no, prendiamo dell'oro, prendiamo la legna. Cosa c'è qui? Una grande fattoria. Abbiamo riscattato la fattoria. Ogni turno, vedete, come vi dicevo, ci sono anche qui, ma non è l'unica opzione, ecco. Ci sono gli edifici posti in giro per la mappa che vanno conquistati, che sono autonomi, ma la cosa migliore è sempre avere un insediamento. Siamo arrivati in un insediamento, ma non abbiamo punti di movimento. Questo non è ancora un vero e proprio insediamento, ma è un carro depredato. Perfetto. E non so perché allora a questo punto ho flashato un attimo e poppato il tutorial, forse perché abbiamo conquistato una fattoria, però non c'è un insediamento, un altro castello qui. Giusto? Torniamo un attimo al tutorial, giusto per conquista villaggio e insediamenti. Villaggio e insediamenti, sì. Qual è la distinzione? Non c'è una distinzione. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. A meno che, cliccando qua, no, infatti no, non è che possiamo fondarne uno qui. Ci serve proprio la zona che è decretata dal gioco come insediamento. Questa è solo una fattoria. Ah, è questo l'insediamento, scusate, eccolo, Fiume Rosso, insediamento piccolo che è difeso, non l'avevo notato, pensavo fosse una struttura, ecco, è un insediamento piccolo che andrebbe conquistato uccidendo questi rana, che sono parecchi, non abbiamo le forze per farlo al momento, quindi ce ne andiamo. Continuiamo però ad esplorare, tipo qua per esempio c'è un albero dell'impiccato, la morte viene per tutti, per alcuni prima e per altri dopo. Molto a tema con la nostra fazione. Ok. Andiamo avanti. Non abbiamo edifici da costruire ancora. Avremmo potuto con il mercato magari scambiare un po' la seta luce. Siamo sempre a tempo a vendere la falegnameria e costruire qualcos'altro come un mercato. Perfetto. Tra un round sarà pronto. Bello che c'è anche un ciclo, non è proprio giorno-notte perché un turno non è giornata o nottata, però è bello che cambia anche la luminosità, no? Mi piace molto questa dinamica. Vorrei velocizzare, ma appunto la riscoperta è anche cercare di comprendere e capire di nuovo da capo un gioco che per un motivo o per un altro ho abbandonato. Questa è una miniera d'oro, ci darà un sacco di soldi, ma in questo momento non la possiamo assolutamente recuperare. Abbiamo trovato del metallo celeste, abbiamo fatto il livello 2 con il nostro mago. Io direi di dargli un po' di magia al nostro mago. Non c'è nessun percorso perché dovremmo affrontare questa truppa baria. Ok. Non possiamo fare altro. Adesso abbiamo il mercato e possiamo comprare, acquistare direttamente quello che ci serve. Ne compriamo un sacco, sacchissimo, e costruiamo la biblioteca. Tanto l'oro ce lo abbiamo, non è un problema. E dobbiamo sempre ricordarci di reclutare le truppe perché sennò è un disastro. Perdiamo la produzione. Se non le reclutiamo ed eccedono, no? Ne possiamo avere 10 da parte di truppe. Bisogna ricordarsi sempre di reclutarle. Qui ci sono una cascata, un vecchio accampamento e un calderone. Ci prendiamo tutto quanto. Allora, oro invece che i ratti. Cascata, 3 alla statistica, punti di movimento, 400 di oro. Perfetto.
Qua non possiamo recuperare nulla, cioè se non della legna, ma non ha senso, ci torneremo poi più avanti. Reclutiamo ancora e passiamo il turno. Ancora un round, facciamo avanzare verso casa l'altro branditore. Ok, abbiamo la biblioteca, quindi finalmente possiamo provare a ricercare qualcosa. Archeologia avanzata, più 1 ambra antica, più 1 ambra antica, più 1. Ok. Offerte ossessive. Ok, interessante. Allora io direi di ricercare intanto questo che ci dà un po' di ambra. Non è proprio una ricerca, mi pare di capire, quella economica, che ci dà un bonus perenne, giusto? Cioè possiamo convertire praticamente le nostre risorse, oppure realizzazione simultanea di costruzioni per un villaggio. Chiaro. È un one shot, però lo facciamo una volta e basta. Mentre queste sono le ricerche dei viventi e dei non morti per le statistiche delle unità, quindi quelle veramente che dovremmo poter fare, però ci chiedono un sacco di ambra, e quelle per l'essenza magica per i branditori, mentre il foro dei non visti dà aumento alle statistiche praticamente, sì, potenzia le unità. Ok, chiarissimo. Dovremmo prepararci per andare a un certo punto a sconfiggere anche gli eserciti che abbiamo qui attorno, eh. Con calma facciamo tutto. Vediamo se possiamo reclutarne altri. Perfetto. Allora, avviciniamoci. Non so se funziona attaccare con più branditori. Non funziona, quindi sempre un branditore alla volta. Cosa stiamo affrontando? Dovrebbe essere abbastanza semplice. Danza dei vani, rabaffato tutte le truppe. Noi ci avviciniamo con i nostri accoliti che cantano i giuramenti, i nostri monaci. È un'unità ibrida la sua. Possiamo potenziare, ma conviene questo turno. Rischiamo l'osso strutto? Ma sì, lo rischiamo. Chi non rischia, non roschia l'osso. Ecco che ce l'ha distrutto. Perfetto, è andata come doveva andare. Andiamo ad attaccare questi. Direi che hanno fatto quello che dovevano i nostri cultisti. Impeto. Molte di queste dinamiche, di tutti i buff, debuff, eccetera, dove li possiamo leggere? C'è un luogo in cui vantaggio di battaglia. Ostacoli, l'abbiamo visto, il terreno elevato, l'abbiamo visto, aumenta la gittata e il danno, attacchi di opportunità li abbiamo visti, le abilità delle truppe le abbiamo viste, statistiche verdi e statistiche rosse. Tastino sinistro per i modificatori. Eccolo, ok, impeto. Più 10 ad attacco, attacco a distanza e difesa, perché stiamo vincendo, quindi è uno stato che si applica quando vinciamo. Attacchiamo, molto semplice in realtà, pensavo fosse più complesso il gioco buff debuff, invece è abbastanza semplice. Non abbiamo un modo di accelerare, assolutamente no, quindi andiamo così e attacchiamo. Tanto ormai abbiamo vinto. Abbiamo perso l'osso strutto, ma era destino prima o poi perderlo. Bene, abbiamo fatto un livello, possiamo aumentare ancora una volta il comando, cosa che farò, spostare e prendere i redivivi e continuare la nostra avventura. Come la continuiamo? Dovremmo provare ad affrontare anche con il nostro mago
delle unità, tipo questi mutapelle, proviamo. Ok. Non abbiamo buff da dargli subito magici, però ci buttiamo subito nella mischia con tutte le nostre unità. Ecco, un'unità nuova è il negromante. Il negromante è a distanza e ha anche un'abilità, carica l'essenza. La carichiamo. Perfetto, abbiamo anche impeto e abbiamo un sacco di essenza. Porta dimensionale, sposta la truppa alleata colpita a un massimo di 2 esagoni. Respingi, la truppa colpita viene respinta. Lancia psichica, infliggi 15 danni. Non faremo assolutamente un tubo, 15 danni sono irrisori. Però possiamo spostare qua i nostri scheletri, buffarli e mandarli all'attacco. Mandare anche i cultisti. E il negromante che spara. E così abbiamo fatto più danni possibile e vinto la battaglia. Scegliamo un'abilità, possiamo aumentare di nuovo. Prosciuga essenza, quando una truppa nemica muore ottiene l'essenza. E l'aumento dell'esperienza. Io prenderei l'aumento di esperienza. Non abbiamo più punti di movimento, perfetto. Torniamo a casa con questo brandi d'oro. E non possiamo ampliare se non facendo un piccolo giochino, un po' forzato forse. Abbiamo modo di cambiare edifici, no? Potremmo rimuovere la cava, che abbiamo un grande introito di pietra. E potremmo... cosa potremmo fare? Una torre di guardia... Una tana di ratti. Un altro podere. Falegnameria, una cripta. Aumentare i giurati, andare di scheletri infiniti. La maggior parte degli edifici sono medi, vedete, quindi bisogna avere più insediamenti, è proprio gioco forza. Oppure, come sto per fare, non so quanto geniale sia, però comprare questa roba il più possibile e poi... prossimo turno vendiamo. E cosa costruiamo? Un altro podere. E questo turno compriamo... cos'altro compriamo? Un altro di metallo e poi vendiamo. Perfetto. Così siamo pronti. Non questo turno, ma il successivo. Per i tossicologi che sono a distanza hanno una buona gittata, velenoso e mobilità. O il mausoleo per avere gli spettri e gli ossi strutti. Potremmo anche potenziare la cripta. Potenziare la cripta ci permette adesso di fare una cosa magicissima. Di potenziare i legionari. Io poi devo anche ricordarmi una cosa. Sto andando veramente drittissimo all'infinito. Non voglio fare un episodio di riscoperta grandissimo. Però mi sta piacendo, cioè è uno stacco. Giocare agli strategici, ma poi anche a giochi vecchi che si vanno a riscoprire. Questo non è vecchissimo, per carità, è uscito da un paio di anni al massimo. No, nel 2024 è uscito dall'Early Access, quindi non è per niente vecchio. Però capite, passare da giochi in prima persona strategici... anche fantasy, science fiction, dipende, è sempre un buono stacco. Mi immergo, mi perdo. Poi la scoperta, no? Anche capire, sto sbagliando qualcosa, cosa ho sbagliato. Potenziamo le truppe, possiamo potenziarle tutte? Assolutamente no. Possiamo potenziare in 22 legionari, vedete? Vabbè, lo abbiamo fatto. Cos'altro potremmo fare? Continuare l'esplorazione con il nostro mago, che ha relativamente poche truppe, potenziare l'esercito del nostro signore, arrabbiatissimo, mattissimo, e poi andare a prendere l'insediamento. Prendiamo dei giurati, continuiamo a raccogliere, qui direi che sono pochi, prendiamo l'esperienza, facciamo il livello 5. Interessante il tutoraggio, mi piace. Però è di livello più basso dell'altro, quanto valore ha? Vabbè, prendiamo il tutoraggio, ci piace. Foreste sacre. Andiamo alle foreste, cosa succede?
Dice: truppe, una banda di Arleon sta sorvegliando la foresta. Dovremmo scappare per forza. Non ha senso affrontarli adesso. Vediamo cosa possiamo fare. Costruiamo il mausoleo, allora andiamo. Abbiamo deciso, decretato. Potenziamo gli ultimi. Bellissimi. Perfetto. Ok, sono 29. Possiamo reclutarne. Abbiamo reclutato il giusto. Direi che possiamo già volare. Qui invece cosa possiamo fare prima? Gambesone o oro. Prendiamo dell'oro e continuiamo a viaggiare. Allora, qui non possiamo andare. Una miniera di setaluce, una rete di setaluce, credo che produca setaluce, però c'è campamento grande, manipolo, abbiamo ottenuto altri scheletri. Sì, è letale, non possiamo affrontare questi ossi strutti. Sfida della conquista dell'insediamento, vediamo come va, è una minaccia interessante, dice. E non edito questo loading screen perché ci sto parlando sopra. Cerco sempre di non farlo per abbreviare i tempi, a sto giro mi è scappato. Allora, cos'hanno? Delle guardie, degli sciamani, dei cacciatori e dei predatori. Impegnativo a dir poco. Però noi abbiamo i legionari matti. Ho paura che queste siano delle truppe a distanza. Sì. Quindi dobbiamo giocarla in un certo modo, credo. Ma facciamo così, vediamo come si comporta l'IA. Vediamo come si comporta l'IA. Canta. Manda tutto avanti. Avvelenato. È bella tosta, sta battaglia. Vediamo come si evolve. Difesa, protezione. Non male. Ok. Si sta comportando un po' a caso Liana in questo combattimento, devo dire. Ha lasciato che tantissime unità venissero maciullate. A riprova del fatto che non bisogna mai far giocare lì al nostro posto. Siamo fritti, cucinati totalmente. Direi che questi 14 scheletri non riusciranno per nulla a ottenere un risultato da questa battaglia. Sono in inferiorità numerica infinita. Sì, abbiamo perso. Siamo stati sconfitti. Con questa sconfitta posso anche decretare non la partita finita, ma perlomeno l'episodio. Come mai gli eserciti che sto costruendo non funzionano? Cosa sto sbagliando? È uno di quei classici strategici in cui bisogna investire veramente tantissimo tempo, perché a giocarlo così, sì, ti diverti, esplori, capisci, ma se non usi bene le ossa... anche gli ossi strutti verranno generati. Per esempio, potevo già attivare queste piccole ricerche per generare la produzione di unità di tier superiore. Non avevo le risorse, non l'ho fatto, sono andato dritto per vedere come andava e ho preso un sacco di sberle, perché appunto serve del tempo per capire gli strategici. Quante ore avevo? 18 ore? Chissà come l'ho giocato questo titolo. Non dico male, però non a fondo, e quindi... tornarci, riscoprirlo, significa fare tanti errori, imparare dai propri errori. E non bisogna neanche arrabbiarsi, cioè a volte sì, quando il gioco è ingiusto punto e basta, o ci sono dei bug, certo, un po' di fastidio è naturale, ma in questo caso non lo provo perché è stata veramente colpa mia, ho sbagliato l'approccio, ma sono cose che capitano su via. Alla fine della fiera posso dirmi soddisfatto perché Songs of Conquest è un prodotto finito ormai, fuori dall'early access, che avrà un futuro sicuramente, che mi dispiace vedere dallo Steam database che è pochissimo giocato e apprezzato. Mi lascia un po' l'amaro in bocca perché assieme a tanti suoi colleghi strategici in questo genere è capace di tenerti incollato allo schermo per tantissime ore ad un prezzo che possiamo definire irrisorio, dai, su via.
Quindi, per riassumere, grazie di essere rimasti qui, di aver cliccato sul teschietto del tiranno che ha preso un sacco di sberle magiche, pazze, fantastiche. Mi posso dire out anche oggi da Songs of Conquest, rubrica Riscopriamolo. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.